Salve, oggi dopo una vita che cercavo un tool che mi permettesse di misurare l'input lag di ogni mouse, finalmente dopo tanto attendere, viste le risposte negative da parte Nvidia sul suo LDAT, ho trovato lo SLTT CS, che è una versione open source praticamente del LDAT che Nvidia offre, insomma, praticamente dà a youtuber famosi, cosa che io non sono, per cui mi sono dovuto trovare questo tool. Questo è il CS OSLTT, viene spedito, è venduto da un altro youtuber che ci chiama un bel sito dove fa tutti questi test, insomma, vabbè, è un sito grosso, e hanno creato questo articolo, questo prodotto, che ora al momento faccio solo, questa prima parte, solo l'unboxing, perché così a parole diventa anche difficile spiegarvi cosa può fare questo device, e poi chiaramente con lo schermo vedremo anche attraverso il software e come testare il mouse, gamepad, tastiere e via discorrendo, monitor, insomma si può testare tutto il lag in gioco, chiaramente anche si può testare diversi aspetti, diversi componenti tramite questo prodotto. E una cosa, vabbè, nella confezione costa uno sproposito, è bene che non ci pensi nemmeno questo. Cosa arriva? Arriva il tool, che non apro perché meglio così, sarebbe meglio evitare. Arriva un microfono che non è di qualità, ma tanto per quello che deve fare lo fa molto bene. Arriva il microfono, che poi vedremo a cosa serve di preciso, e arrivano questi cavetti da collegare su un pin, su un connettore con un pin da 3 con 3 pin, e uno serve volendo per saldare e fare il collegamento su un mouse per poter avere il collegamento diretto, però non è questo il caso che vedremo, perché questo che con il mouse saldato l'abbiamo già visto con il metodo antiquato, con la camera a 1000 fps, quindi non ha senso parlarne in questo momento, ma soprattutto ha questa nuova funzione che praticamente, poi lo vedremo per bene, comunque praticamente c'ha un terra, e quando si preme con questo fa il collegamento andando a premere sul tastino di un mouse, praticamente così. Quando si va, questo è l'adesivo di alluminio, si incolla sul mouse, una parte viene così, fa da terra, e quando noi poi andremo per calcolare andremo a fare questo per bene, chiaramente ora faccio vedere così al volo, poi lo vedremo per bene con il software. Praticamente va a calcolare l'input lag, compreso il travel pre-click, perché dal momento in cui lui tocca l'alluminio parte a contare il ritardo, e al click lui poi nel software ti dà, che vedremo, ti dà il ritardo. E oltre questo, che mi piace molto perché dà anche il valore di quanto può influire la corsa del tasto, oltre a questo abbiamo anche il microfono che praticamente appoggiandolo qui, in questo modo calcola il momento in cui lui sente il rumore e il momento in cui arriva il click, però chiaramente qui è un pochino meno preciso sul travel, perché suono, vabbè, è meno preciso, l'altro è un contatto
elettrico, questo è uditivo, per cui diciamo che è meno, infatti un minimo di discrepanza c'è, per cui diciamo che questo calcola solo il click latency e invece con l'altro cavo si calcola anche il travel, così in generale. Chiaramente si comprende che non è una misurazione proprio perfetta al millisecondo, però essendo la solita base per tutti i mouse, può dare un database abbastanza affidabile, diciamo con uno scarto di pochissimi millisecondi, ma forse anche meno di millisecondi. Voglio dire, alla fine, anche se il suono viaggia, quanto viaggia, non mi ricordo, 300 km? No, quella è la velocità della luce, non mi ricordo. Vabbè, comunque, anche se il suono viaggia più lentamente della luce, comprendete bene che essendo una distanza così minima tra il microfono e il tasto, insomma, è una misurazione abbastanza precisa. Questo per misurare mouse in questo caso, ma anche a questo punto, anche, comprendete bene, anche le tastiere, col solito discorso si può fare, o anche i pad. Inoltre, e chiaramente c'è anche il sensore, questo sensore qua, che lo vedremo perché praticamente quando fai per misurare la latenza di un monitor viene attivando via software la misurazione, praticamente lui calcola dal momento in cui o tu premi manualmente o automaticamente, calcola il momento in cui c'è il click al momento in cui arriva il segnale che si vedrà a schermo, si vede, comincia a lampeggiare, fa la schermata bianca su sfondo nero, per cui ti calcola questo. Poi chiaramente andremo a vederlo per bene, si può calcolare l'input lag in gioco sia col mouse, quello però solo col microfono, non con tap test, chiamiamolo così, tap test, oppure solo, diciamo, utilizzando il tool e basta, senza mouse, che calcola. Allora lui fa l'autoclick e in quel caso lì siamo precisissimi, perché ovviamente essendo tutto un discorso elettronico, e in quel caso lì diciamo può essere utile per le impostazioni in gioco senza calcolare il mouse, ovvero sia facciamo un esempio: se in caso si voglia utilizzare il reflex low latency di Nvidia, a vedere come impostare nel miglior modo per avere il minor lag possibile. Comunque tutto questo lo vedremo poi nella parte quando ci spostiamo sul computer. Questa comunque è la presentazione, ripeto, non vi dico il costo perché costa uno sproposito, però ecco, per me che sono appassionato, questa è una svolta che mi durerà anni e che già insomma ho implementato nell'ultima recensione del mouse per avere l'input lag, no, click latency dei mouse. Questo è per me, e farmi un database via via che li testo e li provo. Bene, questa è solo la piccola, diciamo, unboxing veloce, presentazione del prodotto, poi approfondiremo tutte le varie funzioni e vedremo come funziona nel proseguio dell'analisi. Finita la presentazione del prodotto, prima di entrare effettivamente a far vedere come poter testare i componenti, diamo un occhio dove è stato acquistato, così vedrete anche il prezzo. Io ho questa versione qui, OSLTT-CS, in questo sito, e poi chiaramente nell'articolo vi darò tutti i link, e come vedete costa 170 sterline. Purtroppo questo va bene, fanno tutto loro, compreso software e tutto, per cui li pago volentieri persone che sono interessate, appassionate, che costruiscano questi oggetti qui. Purtroppo va bene, poi dopo ci vuole il kit con tutti i cavi, e volendo anche il cavo USB di 3 metri, così da avere un bel range per poter lavorare. Chiaramente ora non sto a spiegare tutto quello che viene scritto, non ve lo sottolineo, tanto avete il link e ve lo potete vedere da soli.
dicevo, l'unica cosa che voglio far notare è che questo prezzo qui, poi va bene, va aggiunto la spedizione, va aggiunto anche chiaramente la dogana, perché ormai con Brexit Gran Bretagna è fuori, questo è un prodotto che arriva dall'Inghilterra, per cui insomma io diciamo che tutto compreso sono andato su oltre 200 euro, più 200-210 euro mi sembra così al cambio, per cui costa tanto, però ecco, voglio dire, per me che lo cercavo da tanto tempo è stata una svolta. Loro, dicevo, fanno anche Team Tech GB, o in questo caso è Andrew McDonald, che poi taggerò se possibile, insomma comunque tanto ora vediamo. Il software è chiaramente tutto open source, lo troviamo su GitHub e poi lo vedremo in dettaglio, lo vedremo adesso, prima di collegare tutto e di provare i test, così per dare un'occhiata veloce al software e poi con il tool in azione a vedere come poter misurare. Qui abbiamo il loro link, il loro canale YouTube e come vedete ci sono tre varie spiegazioni. Devo essere sincero, non sono chiarissime al 100%, però ecco via, diciamo che come prodotto, se si conosce un po' l'argomento, è abbastanza intuitivo. Vabbè, comunque avrei preferito un tutorial un pochino meno caotico, via, l'ho trovato un po' caotico, però niente di particolare. E qui appunto vediamo il prodotto che è un po' user guide per questo. Niente, ora passiamo a vedere il software e quali opzioni ci possono essere per i test possibili. Allora, diamo un occhio al software che, come vediamo, ha molte voci. Allora, in questo momento io non andrò a spiegarvi tutto, perché devo ancora approfondirlo per bene. Comunque, ecco, le cose che ci possono interessare possono essere, allora, questo nel preset mode, ovvero sia il monitor. Qui vedete per esempio l'autoclick, e poi va bene, vedremo per bene dopo col tool. In ogni caso lui fa dei numeri di click in automatico e controlla praticamente la differenza fra il click e l'immagine a schermo. Poi abbiamo, va bene, questi sono i preset mouse click e via discorrendo, con la tastiera, gamepad, games, e qui ci sono games praticamente quando, anche questo lo vedremo un po' in maniera più profonda, perché è quello utile appunto per vedere tutte le impostazioni in gioco quali rendono maggiori e minori input lag. Headset, l'audio io non ho capito sinceramente, vabbè, questo se esiste del lag via audio, però non credo sia così fondamentale, se no si possono anche testare le console. Comunque noi andiamo a vedere, più che altro io utilizzerò il custom, monitor e games. Allora, comunque più che altro il custom, in questo caso vedete il tap input è quello che quei due connettori a coccodrillo mi sembra si chiamano, che vengono collegati alla striscetta di alluminio che abbiamo visto prima, click, key press e mouse click è il test. Va bene, qui abbiamo il monitor di riferimento. Qua per ogni test possiamo dare il nome, soprattutto della spiegazione da salvarlo, e lo vediamo anche questo dopo, lo salva con il nome già preimpostato, cioè che impostiamo noi, e in modo da avere tutto il test. Come vedete qui abbiamo, in questo caso, o si preme il bottone che abbiamo sul device, il test con il microfono che ci interessa a noi. Il 2 pin input è quello di quando si salda sul mouse, ma non ci interessa. Il tap input è quello che vi dicevo un attimo fa. Qui abbiamo i vari test e qui, ecco, in questo caso abbiamo in game
gamepad controller. Questi comunque non sono i pre-test, ma sono i preset, non sono i preset, ma viene in custom, puoi fare tutti i test che vuoi, i test che vuoi. E poi vediamo viewer, quello che lui praticamente così fatto. Questi erano dei test process. Ok, in questo caso vediamo che abbiamo la possibilità anche di avere il viewer max total, va bene, questi sono i millisecondi che ci dà di click, il click test, quindi è comodissimo. Però insomma questo è solo per darvi uno sguardo veloce al software e poi vedremo con il mouse. Chiaramente qui abbiamo la possibilità di vedere direttamente, si può salvare save come preferiamo noi. Poi volendo, dice lui, che se richiesta si può farlo, può crearlo anche personalizzato. Infatti non mi sarebbe dispiaciuto poter mettere 2 o più mouse a confronto, in modo da far vedere il confronto totale, il confronto fra più device. Però c'è da dire che essendo file Excel si possono creare grafici da noi se si ha interesse di fare un confronto tra più device. Comunque se fosse possibile personalizzarlo e averlo direttamente a poter aggiungere più di una misurazione alla volta sarebbe gradito. Ora piano piano casomai lo contatto e gli chiedo se sia possibile. Ecco qua un pochino, insomma, questo era per farvi vedere un attimo come funziona il software. Poi ripeto, quando faccio il test, dopo lo vedrete, il test col mouse è proprio ripreso tutto per bene, capirete ancora meglio. Questo era solo per darvi uno sguardo del software. Passiamo adesso ai primi test e direi di cominciare con il test del microfono audio jack, mouse click. Qui potete mettere il nome che volete, in questo caso io ho fatto L7 Ultra, che è il mouse M-Choose che ho provato, ho fatto la review da poco. Test 30 click e col microfono collegato qua dietro, il microfono va vicino al mouse e noi cominciamo con i click. Chiaramente non parlerò nel momento in cui faccio i test per non influenzare, speriamo, perché a volte l'unica cosa è che qui su questo Windows, sospettando un processore nuovo che formattare, dà diversi problemi. Il sistema operativo è molto strapieno e non sempre funziona perfettamente. Speriamo che stavolta funzioni per bene. Come vedete, quando premerò si illuminerà il verde che arriva il segnale, quindi dal mic al segnale verde lui dà il latency. Poi si preme il tasto che abbiamo sul device, ecco. Come vedete si apre il folder, la cartella dove abbiamo i test, e con i file, con il PNG e i file da poter poi, volendo, editare in grafico. Però ecco, ci dà già il viewer suo. In questo caso, come vedete, abbiamo su 30 click abbiamo un average total di 11 millisecondi, minimo di quasi 8 e un massimo di 18. Questo per farvi capire però che i 4 millisecondi tanto decantati siamo ben lontani dai mouse. Chiaramente nella parte che ho visto prima ho dovuto tagliare perché ho fatto il test di seguito col microfono, però col cavo, però è andato in crash, come dicevo. Ci sono problemi purtroppo in questo Windows, per cui ho dovuto
taglio quella parte lì e lo rifaccio sperando che vada tutto bene. Comunque ho già collegato il cavo, come si vede, vediamo se tutto va bene. Ok, stavolta non ci sono stati problemi. E come ho detto, purtroppo ogni tanto va scollegato e poi ricollegato per fare il test seguente. Comunque, vediamo la differenza fra con e senza cavo. In questo caso risulta sono 4 millisecondi con questo hand choose. E non è poco, soprattutto sul Max sono 10 millisecondi in più. Devo dire che nel software del mouse non ho messo la game mode, ovvero sia per ridurre il lag. Comunque questi sono test e poi dopo quando testo per bene il mouse farò tutte le prove, approfondirò e tutto dedicato ai mouse e al lag, non in questo caso non dedicato al tool. E comunque questo era, ecco, per farvi vedere come funziona il discorso col test del microfono. Bene, passiamo adesso al test col tap. Allora, come vedete ho messo la striscia di alluminio incollata, sono adesive allo switch, collegato una parte del ground e andiamo a selezionare tap input e ridiamo il nome L7 Ultra tap test 30 click wireless. Ok, quindi andiamo a premere 10 F10 per partire e provo con la sinistra, magari non mi viene benissimo, vediamo se come vedete come vedete quando io premo poi si illumina verde. Ecco che in questo caso qui, come vedete, calcolando, allora chiaramente no, come dicevo, come funziona? Se dal momento in cui io tocco, lui fa collegamento fino a che non avviene il click, lo spazio che intercorre di corsa che intercorre tra primo tocco e dove arriva poi l'input è praticamente quello è il lag che viene dato dalla corsa del tasto, che come abbiamo visto, ora stacco tutto, come abbiamo visto, allora in questo caso noi prendiamo solo l'average total, tanto ripeto, questo non è per dare informazioni sui mouse, ma è solo per farvi vedere come funziona il tool. Ripeto, allora in questo caso noi abbiamo un average total di 15.561. Ecco perché mi interessava avere una versione custom di questo, in modo da poter fare un confronto direttamente sul viewer qui. Comunque ricordiamoci 15.561 e andiamo a riprendere, scusate, questo importa, andiamo a prendere Ultra Mic Test Wireless, ok.
Oh, vedete? Siamo a 11, quasi 12 millisecondi. Quindi diciamo la differenza fra questi due, la differenza viene data dalla corsa del tasto. Ripeto, non è una cosa, diciamo, scientifica, però, insomma, è abbastanza, diciamo, abbastanza affidabile, non un test scientifico al 100%, però è abbastanza affidabile. Ecco, questo è solo esclusivamente questo per i tasti, scusatemi, per i mouse. Chiaramente poi c'è anche, si può fare, vabbè, sui tasti laterali è un po' complesso, però ecco, viene da sé che uno volendo può fare selezionando la che so, la gamepad, keyboard, click, tap input, e praticamente noi facciamo il lag della... non ho mai provato, si può fare una prova al volo. Page down, vediamo un po' se funziona. Keyboard. Guardate che lag è alla tastiera, 24 millisecondi. Però ecco, questo, ripeto, è per farvi capire la figata di questo tool. E io su queste cose qui poi ci godo a fare questi test. Bene, chiudo il tap test e ripeto, non vado a vedere tutte le funzioni perché non mi serve, perché non è questo il momento, né lo devo vendere, per cui insomma era solo per far vedere di cosa si può fare. Non credevo un lag così alto, però la devo approfondire questa cosa, ci farò, come dicevo prima, con il mouse e tutto, ci farò un bel articolo. Bene, chiudiamo questa parte e andiamo a vedere, probabilmente mi sposterò sul secondo monitor che c'è più spazio e meno problemi del doppio monitor, perché devo collegare, come vedrete poi, andiamo a vedere l'input lag sia del monitor in sé che in gioco. E poi chiudo perché insomma le cose importanti sono queste. Bene, siamo alla parte, quella utilizzando il sensore sotto il tool, e come vedete sono passato al secondo monitor che è un Omen X27 con tecnologia del pannello TN. E due cose devo dire: una è che purtroppo ho dovuto utilizzare 3 fonti di registrazione diverse, per cui quando editerò tutto il video cercherò di mantenere i soliti volumi, però sarà difficile avere la solita qualità di audio perché non sono professionista e diventa difficile per me poter gestire 3 fonti diverse che si sente chiaramente diversamente, però questo è. Però voglio dire, noi spero che interessi il contenuto più che il livello qualitativo dei video e dell'audio. Seconda cosa è che questi test qui li sto facendo quasi per prova, perché l'ho provati giusto 1 o 2 volte per vedere come funzionava, per cui magari non può essere, i risultati possono essere perfetti, però a noi quello che ci interessa in questo momento, perché poi sui risultati sarà una parte a sé, mi interessa far vedere come funziona questo tool e quali sono le possibilità principali poi chiaramente. Allora, in questo caso noi abbiamo come trigger OSLTT button, che è questo pulsante qua, sensore light type, praticamente il sensore della luce che abbiamo sotto, e il test è DirectX tool, ovvero sia questione video, diciamo. Ho impostato il pre-click e il autoclick, sono 30 click ogni mezzo secondo, e chiaramente
virtualizza il left click button, il click del tasto sinistro. Ora vedrete come funziona, praticamente lui da solo fa come un click, non abbiamo il ritardo del mouse chiaramente conteggiato perché non c'è, e quando lui fa il click e cambia l'immagine è come se quando arrivasse praticamente il colpo in gioco, e quindi il ritardo diciamo della parte video fino a arrivare al monitor. In questo caso io ho un 8700K e una 1080 Ti montato sopra. Partiamo, start. Per dare il via va premuto questo. Vediamo, voi non lo vedete, comunque all'incirca sono dai 955-60 ai 1000 frames. Il CPU è impegnato al 54, sul 50% più o meno, con picche del 60, così. Quindi ora lui va a scalare 30 a click e alla fine dovremo avere il lag conclusivo. Poi ci sono due misurazioni che però ancora non ho ben capito a cosa si riferiscano. Forse è bene che chieda al grande Andrew che ha progettato questo device. Ora, attendiamo che concluda i 30 click e vediamo. Oh, perfetto. Oh, non è male, insomma. Allora abbiamo 6 average total, 683 e average on display 3921. Ecco, queste due misurazioni devo capire come funzionino, perché non l'ho ben capito. Va bene, questo abbiamo la possibilità di postare, però devo capire per bene average total, average on display. Forse uno è riferito probabilmente uno è riferito esclusivamente al monitor, quindi è ottima anche questa, o forse al monitor suppongo, e uno invece è riferito al totale lag, per cui ci troviamo di fronte sempre a un pannello ultra veloce, vecchio TN ma ultra veloce. Poi approfondirò quando farò tutto il discorso sul lag e test sul lag, e chiaramente vi darò maggiori nozioni, maggiori informazioni su tutte queste varie misurazioni. Ora non mi rimane altro che fare test in game, in gioco, sia virtualizzando il click del mouse che col mic, col microfono, avendo anche, diciamo, aggiungendo la parte del lag del mouse. Siamo passati alla test in game, e in questo caso, come vedete, ho messo il sensore dove apparirà la prima fiammata dopo il click, quindi facciamo il primo test con autoclick, come vediamo qua impostato, sempre 30 click, OSLTT button, light sensor perché chiaramente il sensore è quello della luce lì, e il test type in gioco. Quindi in poche parole, in questo caso lui simula il click del mouse, e come per l'altro test fuori dal gioco procede a fare 30 colpi e poi a calcolare l'input lag totale appunto dall'input a quando viene mostrato dopo tutto il processo in game. Speriamo che come al solito non ci siano problemi. Se ora premo F10 hotkey per farlo partire dovrebbe accendersi la luce verde, e chiaramente non si accende sempre quando va bene. Facciamolo partire così. Come sempre il via viene dato premendo il tasto. Ecco che parte a fare i suoi 30 colpi simulando il left click, switch principale del mouse.
Siamo sui 240 frames. Fosse superato il dovrebbero essere molto di più. Comunque va bene, noi non ci interessa in questo caso il risultato in millisecondi, come sempre. Ripeto, questo serve, come ho detto anche prima, serve solo per mostrare le funzionalità di questo device, che in questo caso appunto simulando, diciamo, l'input lag totale del in gioco. Chiaramente questo, se poi si cambiano le impostazioni, uno può fare le prove per trovare la migliore soluzione. Comunque cosa vediamo? C'è un average on display, siamo sui 30-35 millisecondi o 27 millisecondi, minimo 22, c'è una discrepanza di pochissimi, sono 11 millisecondi tra un colpo e un altro. Direi che è un ottimo giocare in questo caso. Come vedete il monitor è molto veloce, con 240 frames non è assolutamente male l'input lag totale del sistema, considerato che, come dicevo, siamo su un 8700K e una 1080 Ti con 1440p in gioco. Insomma, non è assolutamente male. Comunque, ripeto, ora i millisecondi contano veramente poco. Mi sono scordato di mettere il nome di nominare il tipo di test, ora poi lo nomino a parte. E poi, come ultimo test, per mostrare come, diciamo, le funzioni principali, o perlomeno quelle che più mi interessano a me, si fa il test col microfono, quindi inserendo, e poi andremo a vedere anche la differenza, inserendo teoricamente click latency del mouse. Bene, ora ho collegato il microfono al device. Sono un po' scure come immagini perché la luce diretta la luce alta va a influire sul sensore. Comunque vediamo un po', forse si vede meglio. Ecco, adesso si vede meglio. Collegato il microfono, ora arriva e lo portiamo vicino al mouse e facciamo, in questo caso, non più i autoclick, quindi lo eliminiamo, mettiamo mic audio jack, microfono, e vediamo se parte con F10. Sì. Quindi adesso possiamo partire con il test. Microfono vicino al mouse. Siamo a 30, finito il test, teoricamente si dovrebbe chiudere con questo, e vediamo che ovviamente non ha dato assolutamente nulla. No, scusatemi, invece è arrivato il risultato. E come vediamo abbiamo aumentato l'input lag, è aumentato notevolmente inserendo non più il mouse virtuale, ma inserendo il mouse reale. Mi sembra sia aumentato, ricordiamoci un po', qui siamo a 31.676. Scusatemi. Mic test, scusate, non mic test, andiamo a vedere il viewer, importing, dove l'ha
messi ora? Ok, autoclick, quello era 37. Sì, siamo praticamente bene, aggiunto sì e no, una decina di millisecondi dato dal lag, cioè praticamente del processo che involve anche il mouse. Questo per far capire un ulteriore utilizzo di cosa significa anche inserire o no un componente diverso. Bene, questa è la parte ora dedicata al game, è finita, ora passiamo solo alle conclusioni e a un minimo di analisi di ciò che per cosa possa servire questo tool. Concludendo, allora, ripeto, questo è un tool, un aggeggio che non è per tutti, non è per tutti chiaramente, questo è dedicato agli appassionati e a chi veramente piace, come a me, approfondire e testare poi su questo argomento dell'input lag, Ether, roba varia, FRPPS, sono sempre stato una cosa un argomento mi ha sempre interessato. Questo cosa permette? Mi permette di, va bene, testare monitors, questo sarebbe utile in caso uno magari facesse recensioni, potesse avere recensioni del monitor, quindi ti aiuta a capire anche qual è l'effettivo ritardo dei vari monitor. Per me molto importante è il mouse click, ovvero sia il mouse quanto input lag abbiano, e chiaramente si può fare anche vedere il ritardo delle tastiere, così come i gamepad, così come i testing games, che praticamente sono quelli che mi interessano di più assieme ai mouse, ovvero sia come tante volte impostare al meglio un gioco e fare il test sia considerando appunto l'input lag del mouse che anche escludendo praticamente il mouse e simulando col tool un mouse, in modo da dare un risultato più preciso su come impostare un gioco senza avere l'influenza del mouse. Questo così a grandi linee. Inoltre molto molto interessante è il test come dicevamo, calcolando anche il travel pre-click. Chiaramente non si può calcolare quello dopo, perché lui registra dal momento in cui avviene il contatto fino a che non viene dato l'input, non viene dato l'input, quindi calcola solamente la corsa pre-click. Però ecco, sempre un dato che ci può dare un'idea fra un click e un altro, se uno considera la corsa che deve fare prima, considerato anche che molti mouse hanno un pre-click non lunghissimo di corsa, ma che ne hanno uno post-click abbastanza pronunciato, si può comprendere bene quanto l'influenza della corsa del tasto sia spesso anche superiore al reale click latency, il click latency elettronico. Quindi da considerare, ma come abbiamo visto anche nel test dedicato, va considerato anche che c'è anche questa cosa qui. E qui questo è solo un test a livello, diciamo, elettronico, a livello informatico. Poi chiaramente, se in tutto ciò andiamo a considerare, va bene, io non entro nel discorso del ping dei server perché non l'ho capito ancora alla perfezione e non l'ho approfondito, quindi questo lo lascio da parte, perché anzi è una cosa che magari mi dovrò informare per comprendere. Effettivamente sarebbe interessante capire realmente da un input a quando arriva passando attraverso il server, quanto tempo ci vuole a far arrivare che si venga mostrato sul display dell'avversario. Questo però non credo sia un discorso semplice. Comunque
ci fa capire, ora mi sono perso. Ah no, dicevo, il discorso elettronico, il discorso informatico di tutto il processo di render, input lag, roba varia, però poi dopo bisogna metterci anche nel mezzo che se magari quanto tempo ci mette l'umano a reagire a una determinata sollecitazione. Ovvero sia, come abbiamo visto per esempio, se il ritardo input lag si va sui 3 centesimi, 30 millesimi o poco più o poco meno, se però poi dopo noi chiaramente, se prima di individuare un avversario e colpirlo ci mettiamo mezzo secondo, viene da sé che il problema più grosso sarà il tempo di reazione nostro. Chiaramente questi test come sempre si vengono fatti in modo che, come se, giusto per far capire come funzionano i processi e quanto ci sia influenza, poi come possono fare la differenza in casi particolari, però ecco, poi quello che veramente fa la differenza è che, come sempre, la bravura del giocatore. Solo che cosa ci permettono di fare, di sapere questi test? Permettono di poter impostare e poter avere maggiore aiuto possibile da parte sul lato informatico. Poi chiaramente tutto sta, la stragrande importanza è quanto sia bravo un giocatore, questo mi pare sia scontato e che non sia nemmeno da mettere in discussione. Però ecco, se tutto ciò che magari ci può dare una mano e ci può aiutare, perché no, ben venga. Bene, detto questo, io sono contentissimo di aver speso questa cifra folle per questo attrezzo, perché mi piace approfondire, perché mi piace verificare certe cose, soprattutto riguardo a mouse e impostazioni in gioco. E per cui, insomma, diciamo che ho pagato io per voi e spero che vi possa poi, dopo tutti i test che farò, vi possa dare delle indicazioni utili su come, o sui mouse, o su come magari poter impostare un gioco, magari indicazioni su come impostarlo al meglio, anche se poi ogni sistema è a sé, quindi andrebbero testati sul proprio sistema. Concludo dicendo che dopo tutto, poi metterò il link, dopo tutto quello che è successo con il famoso reflex lag analyzer dei monitor Nvidia, che secondo me, ripeto, per tutto ciò che è successo mi è sembrata una truffa verso gli acquirenti, perché non è supportato assolutamente da nessuno, né dalle aziende di mouse né da Nvidia stesso. Comunque, quindi ho preferito, invece che pagare 200 euro in supplemento per il modulo G-Sync, dove poi non poter avere tutto ciò che mi può dare questo, ecco, più o meno col solito cifre mi sono comprato questo e mi funziona con tutti i mouse, mi funziona in tutte le situazioni, molto più completo e molto più adatto a comprendere, è molto più profondo e molto più adatto a comprendere tutto ciò che riguarda questo argomento. Con questo io ho concluso. So che magari questo è un argomento che interesserà molto di nicchia, perché insomma le persone piace prendere e giocare e partire, però ecco, voglio dire, a me piaceva farlo, sono appassionato e l'ho fatto primo per me e poi anche da condividere con voi. Vi saluto, grazie per avermi seguito, al prossimo, quindi dove andremo veramente a vedere quali sono le differenze di input lag, e lì andiamo a toccare i numeri. E inoltre comincio a crearmi il database del lag dei mouse, click latency. Ci sono alcune sorprese che ho già verificato. Bene, vi saluto, ciao, alla prossima.